Se una notte vedi un riccio contorcersi nel tuo giardino, la bocca piena di schiuma bianca, la lingua che si allunga verso le proprie spine, non chiamare nessuno. Non sta morendo. Non ha la rabbia. Non è avvelenato. Non sta soffrendo. Sta facendo una delle cose più strane di tutto il regno animale. Un gesto che i ricercatori osservano da più di 50 anni. Lo filmano, lo misurano, lo studiano al rallentatore e ancora oggi, nel modo più onesto possibile, ti devono dire la stessa cosa. Non sappiamo bene perché lo faccia. C'è un suono che, se lo senti una volta nel buio, non lo dimentichi più. Un fruscio basso tra le foglie, poi uno schiocco umido, ritmico, come qualcuno che mastica qualcosa di appiccicoso. Se hai un giardino e se sei fortunato, quel suono ce l'hai avuto vicino senza saperlo. Benvenuto sul giardino silenzioso. Qui non ti racconto quello che trovi su ogni sito di animali. Ti porto vicino, molto vicino, a creature che vivono a pochi metri da casa tua e che fanno cose che sembrano uscite da un altro pianeta. Oggi restiamo fermi, in ginocchio nell'erba bagnata, a guardare un riccio fare qualcosa che nessuno sa spiegare. E voglio essere sincero con te fin da subito, perché è questa la parte bella. Alla fine di questi minuti non avrai una risposta pulita. Non ti dirò, ecco, il riccio fa così per questo motivo, fine. Ti dirò invece 4 spiegazioni diverse, tutte serie, tutte proposte da scienziati veri, e nessuna delle quali ha vinto, perché ci sono cose, anche piccole, anche nel tuo cortile, che resistono ancora a tutte le nostre certezze. E secondo me è un pensiero che vale un quarto d'ora del tuo tempo. Facciamo un patto, io e te. Se in questi minuti scoprirai anche solo una cosa che non sapevi su una creatura che ti passa accanto ogni notte, lascia un'iscrizione al canale. Non per me. Per il fatto che questo è l'unico modo che ho per continuare a raccontarti storie così che nessun altro qui ti racconta. Fatto? Bene. Adesso torniamo dal nostro riccio. Immagina la scena per intero. È notte fonda, forse le 2, forse le 3. Un riccio adulto sta esplorando il tuo giardino come fa ogni notte, il naso a terra, quel motorino di grugniti sommessi che accompagna ogni suo passo. A un certo punto trova qualcosa, un pezzo di cuoio vecchio, un mozzicone, una lumaca dall'odore forte, la pelle rugosa di un rospo, qualcosa di nuovo, di intenso. E qui cambia tutto. Il riccio comincia a leccare e a mordicchiare quell'oggetto con una foga strana, quasi ossessiva. In pochi secondi la sua bocca si riempie di saliva, ma non una saliva normale, una schiuma densa, bianca, abbondante, che cola dai lati della bocca, e poi arriva la parte che lascia senza parole chiunque la veda per la prima volta. Il riccio comincia a torcere il collo all'indietro, in modo innaturale, e con la lingua lunghissima raggiunge le proprie spine. Una per una, o meglio zona per zona, si spalma quella schiuma addosso, sul dorso, sui fianchi, alla base degli aculei. Si contorce come un piccolo contorsionista, ripiegandosi in posizioni che sembrano impossibili per un corpo così tozzo. Può andare avanti per minuti, in alcuni casi filmati per più di 20 minuti di seguito. Chi lo vede senza sapere cosa sia pensa una cosa sola. Questo animale sta male, sta morendo. E invece è vivo, presente, lucidissimo. Sta solo facendo il suo rituale. Allora la prima domanda è la più ovvia. Cosa lo fa partire? Cosa scatta nel cervello del riccio in quel momento? E qui la risposta, almeno in parte, la conosciamo. Non è la fame. Il riccio non lo fa con il cibo normale, con i vermi, con gli scarafaggi che mangia ogni notte. Lo fa con gli odori nuovi. Odori forti, insoliti, che non ha mai sentito prima. Un ricercatore neozelandese, Robert Brockie, negli anni 70 passò notti intere a documentare cosa faceva scattare questo comportamento. E la lista è quasi comica se ci pensi. Cuoio, tabacco, colla, sapone, profumo, gomma, vernice fresca, certe piante aromatiche, la pelle di un rospo. Cosa hanno in comune tutte queste cose? Sono chimicamente intense e sono nuove per l'animale. Se prendi lo stesso oggetto e glielo riproponi il giorno dopo, quando ormai lo conosce, spesso non fa più niente. È la novità dell'odore a tirare il grilletto. Fermati un attimo su questo, perché è più profondo di quanto sembri.
non è un riflesso stupido. È una risposta selettiva, mirata, a qualcosa di specifico che il mondo gli mette davanti. Il riccio in quel momento sta prendendo una decisione. Poi c'è la meccanica pura, e anche quella merita che ci fermiamo, perché il corpo di un riccio non sembra fatto per questo. È basso, rotondo, con zampe corte e un collo che sembra corto. Eppure, quando parte l'autounzione, quel corpo si trasforma. La saliva che produce non è quella di sempre. Le ghiandole lavorano a pieno regime e sfornano una schiuma che alcuni ricercatori descrivono come sorprendentemente abbondante rispetto alla taglia dell'animale. E la lingua diventa lo strumento di tutto. Si allunga, si piega, raggiunge punti del dorso che tu, guardando quel corpo tondo, giureresti irraggiungibili. Il riccio distribuisce la schiuma con un'attenzione quasi maniacale, spesso concentrandosi su un lato alla volta, poi girandosi per l'altro. Walter Poduschka, un ricercatore austriaco che a Vienna dedicò gran parte della sua vita a questo mistero, filmò la scena decine e decine di volte e notò una cosa che ancora oggi fa discutere: la precisione. Non è un movimento casuale, non è panico, è un gesto ordinato, ripetibile, quasi rituale, come se l'animale sapesse esattamente dove vuole arrivare. E allora la domanda che vale tutto: perché? A cosa serve spalmarsi di saliva schiumosa gli aghi che hai sulla schiena? Qui la scienza si divide e ti presento le spiegazioni una alla volta, perché ognuna, da sola, ti sembrerà convincente. Il problema, come vedrai, è che sono convincenti tutte. La prima teoria è la più affascinante e forse la più inquietante: la difesa chimica. L'idea è questa: il riccio non si spalma di saliva a caso, si spalma di sostanze. Quando mordicchia qualcosa di tossico o irritante, tipo la pelle di un rospo, quelle molecole finiscono nella schiuma e la schiuma finisce sulle spine. Risultato: gli aculei del riccio non sono più solo appuntiti, diventano chimicamente sgradevoli. Un predatore che prova a morderlo si ritrova in bocca non solo il dolore delle punte, ma anche un sapore amaro, urticante, velenoso. È un'ipotesi che alcuni studiosi hanno collegato in modo diretto ai rospi. Il rospo comune, il bufo, ha sulla pelle una tossina potente, la bufotossina, capace di far stare malissimo la maggior parte degli animali che prova a mangiarlo. E il riccio i rospi li mangia, e quando lo fa, secondo questa teoria, non spreca niente. Prende il veleno del rospo e se lo trasferisce addosso, trasformando la propria armatura di aghi in un'arma anche chimica. Ci sono ricerche, come quelle sulla composizione delle spine dei ricci, che hanno mostrato quanto queste possano concentrare sostanze dall'ambiente. La prima volta che ho letto di questa idea, ho riletto la frase 3 volte. Un animale del giardino che si costruisce da solo un veleno di superficie usando quello che trova. Se fosse vero fino in fondo, sarebbe una delle difese più raffinate che esistano. Ma aspetta, perché non è finita. C'è una seconda teoria, completamente diversa: il camuffamento olfattivo. Secondo questa idea, il riccio non si sta armando, si sta nascondendo. Coprendosi di un odore nuovo e forte, quello dell'oggetto che ha appena trovato, maschera il proprio odore. E per un predatore che caccia col naso, un tasso, una volpe, un riccio che puzza di cuoio o di pianta o di terra bagnata, è più difficile da riconoscere come preda. È mimetismo, ma fatto con l'olfatto invece che con i colori. E poi arriva la terza teoria, che sposta tutto su un altro piano ancora: il segnale sessuale. Diversi osservatori hanno notato che l'autounzione sembra intensificarsi in certi periodi, e alcuni l'hanno collegata al corteggiamento e alla comunicazione tra individui. Poduschka, quello di Vienna, arrivò a ipotizzare un legame con l'organo di Jacobson, quella struttura nascosta nel palato, che molti animali usano per assaporare gli odori nell'aria, per leggere i messaggi chimici lasciati dagli altri. Se avesse ragione, il riccio non si starebbe difendendo né nascondendo. Starebbe parlando, lasciando su di sé un messaggio profumato per gli altri ricci. 3 teorie: difesa, mimetismo, comunicazione. E ognuna spiega bene una parte, ma nessuna le spiega tutte. E come se non bastasse, ce n'è una quarta, più modesta ma tenace: l'igiene.
La saliva di molti animali contiene sostanze con un blando potere antisettico. E il riccio, poverino, non è un animale pulito. Sul corpo di un singolo riccio possono vivere centinaia di pulci, quelle specifiche della sua specie, più zecche, più una piccola folla di parassiti. Qualcuno ha proposto che spalmarsi di saliva serva anche a questo, tenere a bada un po' quella fauna indesiderata, lenire la pelle, prendersi cura di sé. È l'ipotesi meno spettacolare, e forse proprio per questo la meno raccontata. Ma i ricercatori seri non la scartano. Il dubbio in scienza è una forma di rispetto, e qui il dubbio è enorme. Perché ti rendi conto del problema? Abbiamo 4 spiegazioni, tutte plausibili, sostenute da persone che hanno passato la vita a guardare questi animali, e non riusciamo a metterci d'accordo. Un gesto piccolo, notturno, in un giardino qualunque, tiene in scacco decenni di studio. E qui devi farti una domanda scomoda. Ma com'è possibile? Siamo capaci di sequenziare il DNA di un virus in poche ore e non riusciamo a capire perché un riccio si mette la saliva sulla schiena. La verità è che questo comportamento è quasi impossibile da studiare come si deve. Pensaci. Succede di notte quasi sempre, quando l'animale è indisturbato. Succede all'improvviso, senza preavviso, in risposta a un odore che magari tu nemmeno percepisci. Non puoi ordinare a un riccio di farlo su comando. Non puoi metterlo in una stanza e aspettare, perché in cattività molti ricci si comportano in modo diverso da come farebbero liberi. E soprattutto, per capire se una teoria è giusta, dovresti riuscire a isolare una causa sola. Ma nella vita vera, le cause si mescolano. Magari il riccio si difende, si nasconde e comunica tutto nello stesso gesto, e noi continuiamo a cercare la spiegazione, al singolare, quando la risposta è al plurale. C'è anche un'altra ragione, più semplice e più triste. Di soldi per studiare i ricci ne girano pochi. Non sono una specie che porta profitto, non curano malattie umane in modo diretto, non fanno notizia. Così il mistero resta lì, custodito nel buio, non perché sia impossibile da risolvere, ma perché quasi nessuno ha le risorse per starci dietro davvero. E a me questo, lo confesso, fa un certo effetto. L'idea che la risposta forse esista, sia a portata di mano, e semplicemente non abbiamo ancora guardato abbastanza. Ma se pensi che il mistero finisca qui, aspetta, perché c'è un dettaglio che rende tutto ancora più strano, e per me è il cuore di questa storia. I cuccioli. I piccoli di riccio nascono ciechi, quasi nudi, con gli aculei ancora molli sotto la pelle. Sono esserini indifesi, che dipendono in tutto dalla madre. Eppure, e questa è la parte che mi lascia senza fiato, i cuccioli fanno l'autounzione. La fanno da piccolissimi, a pochi giorni di vita, quando gli occhi non si sono ancora aperti e le spine non servono ancora a difenderli da niente. Fermati un attimo su questa idea. Un comportamento così complesso, così preciso, fatto da un neonato che non ha mai visto un altro riccio farlo, che non ha nessuno da imitare, vuol dire una cosa sola. Non è imparato, è scritto dentro, è istinto puro, inciso nei geni, presente prima ancora che serva. E questo per gli scienziati complica tutto, perché se il gesto compare prima che le spine funzionino, l'idea che serva solo a difendere gli aculei traballa. Forse serve a qualcos'altro che ancora non vediamo, forse serve a più cose insieme, o forse è un residuo antichissimo, un'eredità di un antenato lontano, che il riccio si porta dietro senza che noi ne conosciamo più lo scopo originale. E lascia che ti dia un ultimo pezzo, perché lega tutto in modo quasi poetico. Il riccio è un animale chimicamente eccezionale. Nel suo sangue circola una proteina che i ricercatori hanno chiamato erinacina. Ha una capacità rara, neutralizzare il veleno. Il riccio mostra una tolleranza sorprendente a tossine, che farebbero morire altri animali della sua taglia, compreso il veleno di alcuni serpenti e in parte quello dei rospi che ogni tanto mangia. Ci pensi? È come se la natura avesse costruito un piccolo laboratorio ambulante. Da un lato un animale che resiste ai veleni molto più di quanto dovrebbe, dall'altro un animale che forse quei veleni se li raccoglie apposta addosso, sugli aghi, per usarli come arma. Se metti insieme i due fatti, l'autounzione smette di sembrare un tic bizzarro
e comincia a sembrare un tassello di qualcosa di molto più grande e molto più antico, un animale che ha imparato a convivere con il veleno da così tanto tempo che ha finito per farne parte del proprio modo di stare al mondo. E c'è un pensiero dietro questo che mi tiene sveglio. I ricci sono creature antichissime. La loro forma, quel corpo tondo coperto di aghi, è rimasta quasi uguale a se stessa per milioni di anni, molto prima che esistessero i giardini, le siepi, le nostre case. Quando un riccio stanotte si contorce per spalmarsi la schiuma sulle spine, sta ripetendo un gesto che i suoi antenati facevano identico in un mondo che non c'entra niente con il nostro. È come guardare una scena arrivata intatta da un tempo lontanissimo. Noi cambiamo tutto, ogni anno, ogni stagione. Lui no. Lui continua a fare quella cosa strana, precisa, ostinata, esattamente come la faceva quando al posto del tuo giardino c'era una foresta e nessuno lo osservava. E forse è per questo che non lo capiamo del tutto, perché la risposta non è nel nostro mondo, è nel suo, molto più vecchio del nostro. E adesso fermati con me un momento prima di chiudere. Pensa a cosa significa tutto questo. Nel tuo giardino, stanotte, potrebbe esserci una creatura che compie un gesto che noi, con tutti i nostri laboratori, le nostre telecamere a infrarossi, i nostri 50 anni di appunti, non siamo ancora riusciti a spiegare del tutto. Viviamo in un'epoca in cui crediamo di sapere quasi tutto. Abbiamo mappato i geni, fotografato buchi neri, mandato macchine su altri pianeti. E poi c'è un riccio, in una aiuola dietro casa, che si mette la schiuma sugli aghi nel buio e ci ricorda che il mistero non è finito, che non serve andare lontano per trovarlo. A me sinceramente piace che sia così. Mi piace che esista ancora qualcosa di così vicino e così sfuggente, perché finché il riccio custodisce il suo segreto, vuol dire che il mondo ha ancora qualcosa da raccontarci. Basta inginocchiarsi nell'erba, stare in silenzio e guardare. E tu, l'avevi mai visto fare questa cosa così strana? Un riccio con la bocca piena di schiuma, contorto nel buio? Scrivimelo qui sotto. Sono davvero curioso di sapere quanti di voi, almeno una volta nella vita, si sono trovati davanti a questo piccolo enigma senza sapere cosa fosse. E se questa storia ti ha lasciato quella sensazione bella di meraviglia, resta con me, perché il giardino silenzioso ha ancora tanti segreti da farti scoprire